Bella a tutti scimmie con la pillola del giorno dopo e bentornati a Fatti di Scienza. Oggi parliamo finalmente di nanotecnologie, di quello su cui praticamente mi sono laureato in magistrale, come dice questa tazza. Cercheremo di capire cosa si nasconde dietro questo mistico nome e cercheremo di capire anche quali applicazioni, quali campi possono influenzare ed essere influenzati dalle nanotecnologie stesse. Iniziamo con un numero. 1 miliardo. Dobbiamo dividere per 1 miliardo il metro per arrivare alla scala delle nanotecnologie, il nanometro appunto. Questo vuol dire in realtà prendere il micrometro, quello di cui abbiamo parlato nel precedente video sulla microfluidica, ecco, e spezzettarlo altre 1000 volte. Siamo quindi a una scala 1000 volte più piccola di quella che è la scala tipica delle cellule umane, per esempio. Quindi il primo messaggio che vi deve passare è che le nanotecnologie giocano con gli atomi, giocano con le molecole, che sono, diciamo, un primo assemblamento di atomi stessi. Per darvi un'idea, se voi prendete un'arancia e cercate di capire quanto grande è un atomo, ad esempio, di un composto chimico presente nell'arancia stessa, dovete immaginare che quell'atomo è per l'arancia quello che per l'arancia è la Terra. Un'arancia, che possiamo tenere nella mano, sostanzialmente rappresenta un atomo terrestre. Bisogna mettere insieme un sacco di arance per arrivare a una spremuta che riesca a contenere tutta la Terra. Dopodiché, ovviamente, quando iniziamo a parlare di milioni di volte, miliardi di volte più grande o più piccolo, la nostra mente in realtà è limitatissima e non riesce a capire di cosa si stia parlando. Le nanotecnologie non sono interessanti in realtà solo per questo salto di ordine di grandezza. C'è una grande differenza dal partire dalla Terra e andare su una dimensione che può essere quella di una galassia, rispetto che neanche fare un percorso inverso, cioè andare sempre sul più piccolo. Infatti, se la gravitazione funziona sia per descrivere la caduta di un sasso, di un'arancia per esempio, ma anche per descrivere il movimento di intere galassie, non possiamo dire la stessa cosa di alcune leggi fisiche che vanno bene nel mondo macroscopico, ma che a quello microscopico non valgono più. Infatti, questa scala è anche quella in cui la fisica quantistica inizia a giocare un ruolo fondamentale. E la fisica quantistica stessa in realtà permette una serie di applicazioni di sviluppi delle nanotecnologie che ad altre scale non avremmo. Quindi andare alla scala nanometrica non è solo un vantaggio in termini di spazio occupato da certe tecnologie, ma anche un vantaggio in termini di potenzialità delle stesse, di fenomeni che in altri ambiti non riusciamo a trovare. Questa branchia nasce circa negli anni 50 per via di un famosissimo fisico, Richard Feynman. In una conferenza disse che il futuro sarebbe stato nel nano, sarebbe stato a scale nanometriche. How small can you make machinery? Okay, that's the subject. Because I've heard people around in the bath saying, tiny machines. What is he talking about, tiny machines? And I say to him, you know, very small machines, and it doesn't work. I am talking about very small machines, okay? Now, but before I start on machines, I'd like to talk about very small writing first. E una delle sue famose frasi a riguardo è la seguente: There's plenty of room at the bottom. C'è un sacco di spazio là sotto. L'idea che Feynman aveva in mente era quella di scrivere e riportare delle informazioni usando semplicemente degli atomi, non moli di inchiostro per esempio. In questo modo avremmo potuto condensare un sacco di informazioni, ad esempio su un piccolissimo chip. Quello che poi è successo negli anni successivi con la fisica e la tecnologia dei semiconduttori ha mostrato proprio questo andamento. La legge di Moore d'altronde descrive che sempre più siamo in grado di condensare informazioni su scale più piccole. Un esempio lampante di quello che le nanotecnologie sono riuscite a fare nella stessa direzione che Feynman ipotizzava, magari anche in modo un po' ingenuo, è il seguente. In questo video che vi sto mostrando ora a schermo, un gruppo di ricerca di IBM è riuscito a creare un film nanometrico. Praticamente quello che sono riusciti a fare è stato mettere e posizionare delle molecole di monossido di carbonio su una superficie piccolissima. Quindi quello che vedete in realtà sono 2 atomi per ogni punto associato ad un pixel. La palla sono 2 atomi, ogni elemento che costituisce il nostro bambino nanometrico sono anche loro 2 atomi. Questi ricercatori sono riusciti a misurare questo praticamente lanciando elettroni sulla superficie. Vedete anche delle ondulazioni molto quantistiche sulla superficie stessa,
e appunto sono riusciti a disporre gli atomi, a controllarne la disposizione per raccontare la storia più piccola mai esistita, una storia che è finita nel Guinness dei primati. Quindi capite che questo discorso sulla possibilità di scrivere informazioni, quindi di creare supporti di memoria con le nanotecnologie, è chiaramente uno che ha trainato l'ambito in modo più forte. E lo trainerà probabilmente anche nei prossimi anni, visto che stiamo arrivando a dei limiti fisici della legge di Moore, per cui i transistor, per come li conosciamo, non funzioneranno più. Riguardo a questo e a tanti temi che ho già toccato, spero di riuscire ad espandere in modo più dettagliato in futuro comunque. Quello che mi preme dire oggi in realtà è che non è solo l'elettronica che può beneficiare dalle nanotecnologie. Infatti le nanotecnologie permeano un sacco di altre applicazioni, per esempio la cura di malattie, piuttosto che lo sviluppo di materiali superleggeri o con proprietà magnifiche. Quindi forse la definizione migliore che posso dare di nanotecnologie è la seguente: strutturazione e modifica di un qualsiasi materiale, biologico o meno, a livello atomico. Una cosa che veramente sappiamo fare da pochissimi anni. Quindi le nanotecnologie lavorano ad esempio col DNA, con polimeri conduttivi e modificati chimicamente, con isolanti topologici e altre veramente molto variegate tipologie di materiali che nemmeno riesco a pronunciare. Tutto questo zoo di materiali e strutture chimiche e fisiche modificate a livello nanometrico in realtà offrono un sacco di potenzialità, ha veramente tantissimi ambiti. Sono un sacco di tecnologie e i computer neuromorfici sono un esempio lampante. Ecco, ci sono un sacco di tecnologie che a livello di sviluppo e di ideazione sono già a un buonissimo livello, però mancano di quei materiali che riescano a rendere queste tecnologie il più efficienti e benefiche possibili. E per lo stesso motivo per cui ad esempio non possiamo avere la scrittura senza carta e le tecniche che permettono la produzione su larga scala di carta, o per lo stesso motivo per cui fino a quando i semiconduttori non sono stati abbastanza piccoli da essere integrati in un dispositivo portatile, come ad esempio gli smartphone stessi non esistevano. Ecco, per tutti questi motivi è importantissimo studiare l'innovazione nei materiali e le nanotecnologie ci daranno un sacco di mano in questa direzione. Questo video ha toccato un sacco di ambiti e possibili applicazioni, cercherò di articolare certi temi legati alle nanotecnologie ovviamente in altri video. Spero tanto per ora che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bellissimo like. Se avete domande riguardo ad alcuni aspetti delle nanotecnologie vi ricordo di commentare qua sotto e soprattutto di iscrivervi con la campanella, perché no? Noi quindi ci salutiamo mentre il nostro omino fatto di monossido di carbonio rimbalza la sua palla e ci vediamo al prossimo video. Ciao scimmie!